Ciao a tutti, come avete potuto vedere nel video di introduzione andiamo a fare un gilet per un bimbo. In questo caso ha circa un anno e mezzo e cosa dire, la particolarità di questo appunto gilet è il fatto che non abbiamo nessun tipo di cucitura, se non ovviamente nei bottoni. Per il resto è tutto un pezzo unico, lavorato ovviamente tutto insieme. È un gilet abbastanza delicato per quanto riguarda il motivo. Per il resto è abbastanza semplice perché è tutto a maglia legaccio. Va da sé che potete decidere di utilizzare un altro tipo di motivo. Per esempio mi viene ad esempio il punto bolle che vi avevo già fatto vedere in una copertina. Vi lascio qui il link che vi riporta alla coperta e per esempio potete regalarlo insieme alla coperta. È giusto un esempio. Quindi adesso partiamo subito, vi do le misure in centimetri, anche se poi durante il video vi darò le misure e vediamo insieme come è composto. Vi do le misure da chiuso prima di tutto, poi vediamo aperto. Allora, da qui a qui sono circa 23 centimetri. Considerate che essendo lana, io lo sto facendo in lana perché serve ovviamente in inverno, però voi potete comunque utilizzare il cotone nel caso. Allora, ovviamente allargandolo andiamo anche a 24-25 centimetri, ok? Per quanto riguarda l'altezza è di circa 26 centimetri. Poi questo pezzettino dove noi andremo a posizionare i bottoni misura circa 13 centimetri. Il motivo misura 16 centimetri. Per quanto riguarda il collo, questo è di circa 12 centimetri e ha un'altezza di circa 8 centimetri, 7-8 centimetri. Ok? Adesso lo apriamo e vediamo come andiamo a farlo, così vi spiego anche come lo facciamo. Allora, una volta aperto abbiamo questo schema, diciamo, ovviamente l'interno del gilet e poi questo è l'esterno. Allora, vi do altre misure da questa parte. Allora, vi faccio vedere un attimo. Si parte da qui, ok? Quindi si fa, diciamo così, il bordino, si inizia il motivo, si chiudono le maglie per il collo, dopodiché si prosegue per avere ovviamente le spalle, mettiamola in questo modo, dopodiché si rifanno le maglie per il collo, ovviamente di dietro, si prosegue tutto a dritto, poi si aumentano delle maglie laterali da una parte e dall'altra per poter poi proseguire fino alla fine. Va da sé che le maglie, cioè il numero di ferri che ci sono nella schiena, sono identici al numero di ferri che ovviamente abbiamo sul davanti. Quindi basta andare a contare il numero dei ferri o altrimenti andate a contarvi tutte le ondine che trovate da questa parte, che ovviamente sono tipiche della maglia a legaccio. Ovviamente qui metteremo delle asole per dei bottoni. Se volete ne potete mettere anche un'altra qui centrale e quindi fare 3 bottoni da una parte e 3 bottoni dall'altra. Questo è una cosa che decidete voi.
E chiuso ovviamente risulta in questo modo, ovviamente sul davanti tirerà un po' di più perché c'è il motivo, però essendo la maglia a legaccio abbastanza larga, non ci dovrebbero essere problemi. Posizionate dei bottoni da una parte e dall'altra e dopodiché ovviamente si chiude il tutto e si fa. Io in questo caso non li ho ancora posizionati, ve li ho fatti vedere prima per il semplice motivo che sono indecisa sinceramente se utilizzare questi bottoni o altri. E quindi insomma i bottoni sarebbe, cioè con i bottoni appunto risulta in questo modo. È molto semplice perché poi si va ovviamente ad aprire in questo modo e lo si infila così. Adesso andiamo a vedere come realizzarlo. Allora, per questo gilet ho utilizzato un filato di Cicasa coccole da 100 grammi. Io in questo caso sto facendo un gilet invernale, ma voi potete comunque utilizzare anche del cotone. È un super delicato anti-peeling. Ehm, Appunto la matassina è formata da 100 grammi e più o meno ci sono 250 metri. Mi indica di utilizzare i ferri del 3,5 e del 4,5. Io andrò ad utilizzare i ferri numero 4. Il colore è il 06 celeste, è made in Turchia ed è formato, cioè, e mi indica che il lavaggio è a 30 gradi centigradi. Allora, andiamo adesso a vedere come si procede. Allora, con i ferri numero 4 vado a montare sul ferro 48 maglie. Il primo ferro andiamo a lavorare tutte le maglie a rovescio. Quindi procediamo in questo modo fino ad arrivare alla fine del ferro. Il secondo ferro andiamo a fare tutte le maglie a rovescio. Quindi proseguiamo a rovescio fino alla fine del ferro. Allora, si va a formare in questo caso una maglia a legaccio. Premetto una cosa, io preferisco fare la maglia a legaccio con tutte, diciamo così, le maglie a rovescio, perché diciamo che tende di più a restare omogenea. Naturalmente la maglia a legaccio va fatta con cioè con le maglie tutte a diritto in ogni ferro. Quindi voi potete fare ovviamente quello che volete, nel senso che se siete abituati ovviamente a farla a diritto, la fate tranquillamente a diritto. Quindi andiamo a fare praticamente una maglia a legaccio per 2 centimetri. Quindi proseguite 2 centimetri a maglia a legaccio, ok? Allora, ho proseguito per 2 centimetri. Nel mio caso i 2 centimetri corrispondono a 6 ferri. Il settimo ferro andiamo a suddividere il lavoro in questo modo. Andiamo a fare il bordino che sarà sempre a maglia a legaccio, sia da una parte che dall'altra, e al centro andiamo a posizionare le maglie per creare il motivo centrale a cuori. Quindi il motivo centrale ve l'avevo già spiegato in un video precedente, vi lascio qui sopra il link se volete andare a vederlo. Andiamo comunque a fare almeno un motivo insieme. Il motivo a cuori è formato da 5 maglie più 2, il che significa che noi andremo a fare 5 più 5 più 5 più 5 e alla fine aggiungeremo 2 maglie.
è formato da 8 ferri, il primo motivo. Tutti gli altri motivi andranno ripetuti praticamente i ferri dal 5 al numero 8. Quindi iniziamo a partire in questo modo. Allora, io suddividerò il lavoro in questo modo: 8 maglie da una parte e 8 maglie dall'altra, quindi 2, 4, 6 e 8, e posiziono il marcatore. Da questa parte avrò 2, 4, 6 e 8 e posiziono il marker, e le maglie centrali che mi avanzano qui, che sono esattamente 32, andranno praticamente per il motivo, che è formato da 5 maglie più 2, quindi andrò a fare 5, 5, 5, 5, 5 fino a 30 più 2. Partiamo. Allora, primo ferro, andiamo a fare tutte le maglie a diritto o nel mio caso a rovescio. Quindi qui proseguiamo con il legaccio e iniziamo con il primo motivo, quindi 2 rovesci, 1 e 2 e 3 diritti, 1, 2 e 3. Vado a ripetere queste maglie, chiudo il ferro con 2 rovesci per quanto riguarda il motivo. Dopodiché proseguo ovviamente a maglia legaccio fino alla fine. Il secondo ferro andiamo a fare la maglia legaccio, il motivo è formato da 2 diritti e 3 rovesci, 1, 2 e 3. Andiamo a ripetere questo motivo, chiudo il motivo con 2 diritti, 1 e 2, e di nuovo maglia legaccio. Fino ovviamente alla fine. Terzo ferro, vado a fare la maglia legaccio fino ovviamente al marker, sposto il marcatore e vado a ripetere il motivo, che è formato da 2 rovesci, 1 e 2, e 3 diritti, 1, 2 e 3. Vado a ripetere questo motivo, chiudo il ferro con 2 rovesci e ovviamente le maglie a legaccio. Quarto ferro, vado a fare il legaccio, il motivo è formato da 2 diritti, 1 e 2, e 3 rovesci, 1, 2 e 3. Vado a ripetere questo motivo, termino il motivo con 2 diritti e ovviamente le maglie a legaccio. Quinto ferro. Allora, andiamo a fare
il bordo che ovviamente è formato dalle maglie a legaccio, e andiamo a fare il motivo che è formato da 2 rovesci, 1, aspettate che l'ho preso male, allora 2 rovesci, 1 e 2. Adesso ci troviamo con queste 3 maglie, 1, 2 e 3. Noi dobbiamo puntare alla terza maglia e andiamo, se l'apriamo, al terzo, diciamo così, buchino che vediamo. Quindi 1, 2 e 3. Entriamo con il ferro di destra nel terzo buchino, andiamo a fare un diritto, portiamo fuori la maglia e la lasciamo in questo modo. 3 diritti, 1, 2 e 3. Adesso con il ferro di destra rientriamo dentro il buchino e andiamo a fare un altro diritto. Quindi in questo modo, diritto, e lo tiriamo fuori. E abbiamo sul ferro 1, 2, 3, 4 e 5 maglie. Chiudo il motivo con 2 rovesci e ovviamente proseguiamo poi con le 8 maglie a legaccio. Il sesto ferro andiamo a fare le maglie del bordino e il motivo è formato da 2 diritti, 1 e 2, porto il filo davanti al lavoro, passo una maglia a rovescio sul ferro di destra senza lavorare, lavoro 3 rovesci, 1, 2 e 3, e sposto la maglia sul ferro di destra senza lavorare, come se fosse un rovescio, e chiudo con 2 diritti, 1 e 2. E ricominciamo da capo. Quindi ripetiamo questo motivo fino alla fine. Il settimo ferro andiamo a fare il bordino e il motivo è formato da 2 rovesci, 1 e 2, una diminuzione semplice, quindi passiamo questa maglia senza lavorare, lavoriamo la seconda maglia a diritto, accavalliamo la prima sopra la seconda, un diritto, 2 maglie insieme a diritto. Ripetiamo questo motivo, chiudiamo con 2 rovesci e ovviamente le maglie a legaccio fino alla fine. L'ottavo ferro andiamo a fare il bordino, il motivo è formato da 2 diritti e 3 rovesci, 1, 2 e 3. Andiamo a ripetere questo motivo, chiudo il ferro con 2 diritti e ovviamente le 8 maglie a legaccio. Adesso cosa dobbiamo fare? Il motivo praticamente è terminato. Dobbiamo ripetere questo motivo dal ferro numero 5 al ferro numero 8 e ricominciare da capo. Quindi adesso ripetiamo una serie di motivi dal 5 all'8 fino ad avere diciamo così, fino ad arrivare ad avere 16 centimetri. Quindi proseguiamo per 16 centimetri e ci vediamo dopo. Ho proseguito per 16 centimetri, quindi 16 centimetri più i 2
del bordino arriviamo a 18 centimetri totali, ok? Quindi in questo caso 16 centimetri sono corrisposti a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cuoricini. Adesso cosa facciamo? Proseguiamo sempre a maglia al legaccio, quindi chiudiamo anche qui sopra, quindi il motivo l'abbiamo praticamente terminato, e proseguiamo appunto a maglia al legaccio per 2 centimetri. Quindi andiamo a fare ovviamente il primo ferro a maglia al legaccio, togliamo il marcatore perché non ci serve più, quindi proseguiamo a dritto fino ad arrivare alla fine del ferro. Terminato il primo ferro, svoltiamo il lavoro e continuiamo sempre a maglia al legaccio anche per il secondo ferro, quindi sempre tutto a dritto. Fino alla fine. Allora, proseguiamo quindi per 2 centimetri a maglia legaccio e poi vi faccio vedere come proseguire. Allora, abbiamo fatto 2 centimetri di maglia legaccio che nel mio caso corrispondono a 6 ferri. Adesso andiamo a dividere il lavoro in 3 parti, ovvero continuiamo con la maglia legaccio da una parte, dall'altra, e qui facciamo il taglio per il collo. Allora, il taglio del collo deve essere di circa 13 centimetri e 6 centimetri da una parte e 6 centimetri dall'altra. Allora, vi do un po' di misure. Allora, considerate che questo adesso è sul ferro, però andrà poi allargato, quindi abbiamo circa 13 centimetri del collo e poi da questa parte abbiamo 6 centimetri e da questa ovviamente 6 centimetri. Poi da qui a qui siamo a circa 16 centimetri. Allora, in tutto questo dovrebbe essere sui 25. Adesso considerate che è sul ferro, però io volevo darvi queste misure, dalle volte vi possono servire per, ok? Quindi sono 25 centimetri. Considerate che poi si allarga, quindi e poi da qui a qui abbiamo circa, da qui a qui abbiamo circa 20 centimetri. Allora, come abbiamo detto, chiudiamo, quindi da questa parte io ho posizionato, nel mio caso 6 centimetri corrispondono a praticamente 12 maglie, quindi ho posizionato 12 da una parte, 12 dall'altra e al centro 13 centimetri corrispondono a 24 maglie. Allora, cosa andiamo a fare? Andiamo a fare in questo modo. Lavoriamo queste 12 maglie ovviamente a maglia legaccio. Tolgo il marker che non mi serve e vado praticamente ad eliminare tutte queste maglie, quindi le andiamo a chiudere. Andiamo a fare 2 diritti e accavalliamo la prima maglia sopra la seconda, in questo modo. Proseguiamo così
per tutte le 24 maglie. Quindi le chiudiamo una a una. Fino ad arrivare al marcatore. Al marcatore lo togliamo, andiamo a lavorare un'altra maglia, la chiudiamo e proseguiamo praticamente a rovescio, o in questo caso a maglia a legaccio, per tutte le altre maglie fino alla fine, quindi per tutte le altre 12 maglie. Ok? Giro il lavoro, vado a questo punto a lavorare queste maglie e queste le sposto su un altro ferro ausiliario. Se non lo avete, potete tranquillamente spostarle su un filo, anche della stessa lana, e poi lo togliete. Quindi andiamo a fare sempre le maglie a legaccio, perché proseguiamo. Ok? Queste le spostiamo su un ferro ausiliario. Io adesso le ho tolte e le vado a sistemare praticamente sul ferro, perché non mi servono, e andiamo praticamente a lavorare solo da questa parte. Ok? Io vi consiglio di mettervi un segnapunti, cioè un marcatore. Ok? Lo posizioniamo qua in modo tale, perlomeno anche sotto, volendo, per sapere da dove poi dobbiamo partire. Quindi adesso proseguiamo a maglia legaccio per esattamente 8 centimetri. Quindi proseguiamo a maglia legaccio per 8 centimetri, ok? E poi torniamo da questa parte. Quindi facciamo il primo ferro insieme. Vi consiglio di segnarvi i ferri che fate o comunque vi mettete il marker in modo tale che poi da questa parte fate lo stesso, uguale, perché altrimenti poi rischiate di fare una parte un po' più alta e una parte un po' più bassa. Quindi proseguiamo con il legaccio da questa parte e con tutte le maglie a legaccio anche dall'altra. Quindi il primo ferro lo facciamo a legaccio e il secondo ferro lo facciamo a legaccio. Ok? Adesso proseguite al legaccio, come vi ho detto, per 8 centimetri, ok? Allora, fatti gli 8 centimetri, ok? Andiamo praticamente a tagliare il filo.
pezzettino di filo, lo tagliamo e andiamo semplicemente a recuperare le maglie da questa parte. Quindi giriamo il lavoro perché le avevamo lasciate sul rovescio del lavoro, quindi togliamo ovviamente le maglie e le recuperiamo Allora, dunque, in questo caso, cioè perlomeno nel mio caso, io sono arrivata ad avere praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Quindi devo salire per 13, diciamo così, ondine. Per cui se io giro il lavoro, vado praticamente ad agganciare il filo e andiamo a lavorare le maglie. Quindi agganciamo il filo, in questo caso se volete potete fare anche un nodino, per non perderla, e proseguiamo ovviamente al rovescio o comunque a maglia a legaccio. Ok, ci troviamo sul diritto del lavoro. Io vi consiglio di a questo punto mettere un marcatore anche da questa parte, in modo tale che sapete dove dovete salire. E saliamo anche questa volta per 8 centimetri. Ok? E ci vediamo alla fine. Allora, come possiamo vedere, ho proseguito anche da questa parte. Se li contate siamo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Stessa cosa da questa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E adesso dobbiamo praticamente ricreare le maglie che abbiamo eliminato antecedentemente, quindi precedentemente. Per cui cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente andare a fare il nostro ferro ovviamente a vivagno, scusate, a legaccio, e adesso andiamo a ricreare le 24 maglie che abbiamo eliminato prima. Quindi andiamo con un cappietto ad aggiungere le maglie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.
Uniamo adesso questa che abbiamo tolto prima a questo, quindi rovescio, andiamo praticamente a tirare il filo. Possiamo anche unirli legandoli praticamente, quindi proseguiamo in questo modo e abbiamo ricreato praticamente il tutto. Adesso giriamo ovviamente il lavoro, andiamo ad unire bene le maglie, quindi una volta arrivati qui io allora vado ad unire questi due prima che mi scappino. Aspettate, ok, e poi da questa parte praticamente prendete la maglia a rovescio ritorto in modo tale da non fare dei buchetti e qui invece andate semplicemente a lavorare le maglie a legaccio, quindi nel mio caso vado a farle a rovescio voi le potete fare ovviamente a dritto se seguite ovviamente la maglia a legaccio. Quindi proseguiamo in questo modo fino ad arrivare alla fine del ferro. Allora proseguiamo a maglia a legaccio adesso per centimetri 13, ok? Quindi dopo 13 centimetri ci vediamo e vi do le indicazioni per come proseguire. Allora, ho proseguito 13 centimetri dal marcatore. Adesso aspettate che è un po' ok, abbiamo proseguito praticamente 13 centimetri, ok, e adesso che poi sarebbe qua, ok, andiamo ad aumentare a destra e a sinistra 10 maglie, quindi da questa parte aumentiamo 10 maglie, quindi facciamo il cappietto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Le andiamo a lavorare naturalmente, quindi aspettate che niente, la rimettiamo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Uniamo a questa e andiamo a fare un rovescio ritorto in modo tale da non lasciare nessun buco. Proseguiamo
tutto a dritto fino, nel mio caso ovviamente a rovescio perché faccio il legaccio a rovescio, fino ad arrivare alla fine del ferro. Giro adesso il lavoro e vado ad aumentare altre 10 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vado ovviamente a lavorare le maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. L'11ª la prendiamo a rovescio ritorto. Proseguo di nuovo tutto fino ad arrivare ovviamente alla fine del ferro. Allora ho proseguito per 2 centimetri, ok? Da questa parte invece le maglie che ho aumentato praticamente come se fossero 5-4 centimetri diciamo, e adesso andiamo a fare le asole, ok? Sia da una parte che dall'altra. Quindi nel mio caso corrispondono a 6 giri, quindi al 7° ferro andiamo a fare l'asola. Allora vado a fare 3 rovesci, quindi 1, 2 e 3, 2 maglie insieme a rovescio, un gettato e di nuovo tutto a rovescio. Nel caso in cui stiate lavorando ovviamente a diritto, andate a fare 3 diritti, 2 maglie insieme a diritto e un gettato, ok? Quindi io in questo caso proseguo tutto a rovescio fino ad arrivare quindi alle ultime 5 maglie, quindi 2, 4 e 5, e poi vi dico come fare, ok? Arrivata ovviamente alle ultime 5 maglie, quindi 2, 4, 5, vado a fare un gettato, 2 maglie insieme a rovescio e 3 rovesci, 1, 2 e 3. Giriamo il lavoro e proseguiamo ovviamente a maglia a legaccio. Ho proseguito per circa 10 centimetri, 11, e adesso andiamo a fare l'altra asola, quindi da una parte e dall'altra, per cui andiamo a fare come per l'altra 3 rovesci, due maglie insieme a rovescio, un gettato e di nuovo tutte le maglie a rovescio. Proseguiamo fino ad arrivare alle ultime 5 maglie, quindi 2, 4, 5, e andiamo a fare l'altra asola. Le ultime 5 maglie, 2, 4, 5, andiamo a fare un gettato, 2 maglie insieme a rovescio e chiudiamo con 3 rovesci. Adesso
Proseguiamo per altri 2 centimetri e chiudiamo tutto il lavoro. Ho proseguito per 2 centimetri e adesso vado a chiudere le maglie. Quindi andiamo a chiudere il lavoro. Quindi 2 diritti, a cavallo la prima maglia, sopra la seconda. Un diritto, a cavallo la prima, sopra la seconda. Un diritto e accavalliamo la prima sopra la seconda. Proseguiamo in questo modo per tutto il ferro. Quindi di nuovo diritto, accavalliamo la prima e la chiudiamo sopra la seconda. Allora il gilet è praticamente terminato. Adesso non dobbiamo far altro che rientrare tutti questi fili e quindi nasconderli e attaccare 2 bottoncini da questa parte e lo chiudiamo, 2 da questa e il gilet è praticamente completato. E questo è il risultato. Il video è terminato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!